delizioso e cremoso, dal sapore delicato ma deciso. È il risotto alla zucca, con gorgonzola o parmigiano. In questo video vi mostreremo come fare un risotto di qualità, in pochi, semplici e ripetibili passi. Cominciamo! Questi sono gli ingredienti necessari: 600 g di zucca, circa una media, 320 g di riso Carnaroli, una cipolla, olio evo, burro per la mantecatura, uno scalogno, vin bianco, brodo vegetale e per finire il risotto a scelta gorgonzola o parmigiano. Come detto, i passaggi fondamentali per il risotto alla zucca sono gli stessi che servono per preparare qualunque risotto. Si preparano gli ingredienti e gli aromi, si tosta il riso, si cuoce ed infine si manteca. Iniziamo a preparare gli ingredienti e gli aromi. Per questo risotto sono semplicemente zucca e cipolla. Per quanto si possa trovare surgelata già tagliata, una zucca fresca di stagione sarà sempre la scelta migliore. E per un risotto eccellente, gli ingredienti devono essere eccellenti. Tra le molte varietà di zucche, suggeriamo la zucca delica o la zucca violina liscia, detta anche butternut squash. Entrambe sono molto dolci, poco filamentose e con una polpa giallo-arancio compatta. Vanno benissimo per risotti, zuppe, ravioli, ma anche per dolci o semplicemente cotte al forno. Per tagliarla basta spaccarla a metà, rimuovere i semi con un cucchiaio e quindi farla a fette di circa 2 cm, le quali verranno poi sbucciate e fatte a dadini. Finito con la zucca, tritiamo una cipolla dolce, altrimenti una cipolla ramata. Avremo anche bisogno del brodo vegetale, il quale servirà sia per la cottura della zucca che per il risotto. Nel nostro caso ne abbiamo preparato circa 2 litri, più che sufficienti per entrambi i propositi. Iniziamo facendo dorare la cipolla sopra un generoso letto d'olio. Quindi incorporiamo la zucca ed aggiungiamo 2-3 mestoli di brodo. Copriamo e facciamo cuocere fintanto che la zucca risulti tenera, circa 20 minuti a fiamma media. Quando cotto, con una paletta ne schiacceremo la metà così da creare una varietà nella consistenza finale del nostro piatto. Aggiungiamo un pizzico di sale e mettiamo da parte. Per inciso, se abbiamo dei tempi stretti, la zucca si può preparare anche il giorno prima. Passiamo ora alla tostatura del riso. Per un risotto la tostatura è fondamentale. Il riso si può tostare a secco oppure come facciamo qui con olio e aromi. Copriamo una padella con dell'olio ed a fiamma bassa aggiungiamo lo scalogno tritato. Non appena dorato, verrà aggiunto il riso. Il riso dovrà mantenere la sua struttura per tutta la cottura ed oltre. Per questo si scelgono varietà di riso come il Carnaroli o l'Arborio, che hanno delle eccellenti tenute in cottura. La tostatura è forse il passaggio più critico e caratterizzante per la corretta riuscita del risotto. Questo perché il processo altera irreversibilmente la superficie del riso, sigillandolo parzialmente. Come conseguenza, il rilascio dell'amido avverrà più gradualmente ed il nucleo del chicco
rimarrà al dente anche dopo la fine della cottura. Tosteremo il riso fino a vederlo traslucido. A questo punto sfumiamo con un buon vin bianco fermo, possibilmente secco. La sfumatura, nel gergo culinario, si riferisce all'uso di bevande alcoliche per deglassare i grassi ed impartire il loro aroma, all'inizio o alla fine della cottura. Quando l'alcol è evaporato, possiamo procedere con la cottura. Aggiungiamo la zucca che avevamo messo da parte e 3 mestoli di brodo. Cuociamo a fiamma medio-bassa, senza coperchio, per circa 15 minuti, aggiungendo il brodo quando necessario. Il risotto non potrà mai essere lasciato da solo. Eviteremo quindi che si asciughi o che si affoghi nel brodo, il quale dovrà coprire il risotto a raso. Naturalmente, per evitare che si attacchi, dovremo mescolare molto frequentemente. Quando siamo giunti al termine della cottura, sarà il momento di salare. Lasciamo che il sale si assorba e che il brodo si ritiri, quindi terminiamo la cottura. A questo punto il nostro risotto è pronto ed è cotto al dente. Siamo quindi alla fase finale, la mantecatura. A fuoco spento aggiungiamo il burro ed iniziamo a mantecare. Quindi aggiungiamo a scelta o la gorgonzola o il parmigiano. Continuiamo a mantecare finché avremo la consistenza desiderata. A seconda dei gusti, il risotto potrà essere più o meno denso. In ogni caso, ricordiamoci che anche dopo la mantecatura, seppur lentamente, il risotto continuerà a ritirarsi. L'ideale è ovviamente impiattarlo subito e servirlo. Vellutato, cremoso e delicato. Il risotto alla zucca. Perfetto piatto autunnale. E buon appetito! E non dimenticare di iscriverti per più ricette di qualità dall'Italia ed oltre.